Hai mai pensato al modo in cui invii messaggi a un uomo? Non parlo solo del contenuto, ma di come lui percepisce davvero ciò che scrivi. Ti sei mai chiesta se esistano modi più attraenti per dimostrare interesse e condividere le tue idee? E se ti dicessi che alcuni errori apparentemente semplici possono fare un'enorme differenza nella dinamica tra voi? Ciao, benvenuta su Emozioni e Connessioni, il canale dove esploriamo le complessità delle relazioni e le piccole modifiche che possono trasformare il modo in cui ti connetti con gli altri. Ora ti faccio una domanda: ti sei mai accorta che qualcosa nelle tue conversazioni digitali non scorreva come avresti voluto? Come se i tuoi messaggi non ottenessero l'effetto desiderato? O magari hai cercato di avvicinarti a qualcuno, ma la conversazione si è spenta a metà strada? Non sei sola. Se chiedessi a più di 1000 uomini su forum come Reddit, molti di loro ammetterebbero che sì, ci sono modi più o meno attraenti di comunicare. In questo video scopriremo insieme gli errori più comuni che molte donne commettono quando inviano messaggi di testo e come correggerli, basandoci su esperienze reali. Preparati a trasformare il tuo modo di comunicare, perché la chiave per una conversazione di successo potrebbe trovarsi in un semplice aggiustamento. Resta con me, perché quello che scoprirai potrebbe cambiare il tuo approccio alle relazioni. Ti sei mai trovata a sfogarti o a condividere qualcosa di estremamente personale tramite messaggi di testo? Oppure, magari, a cercare di creare una connessione emotiva più profonda usando solo parole su uno schermo? La verità è che, per quanto i messaggi di testo siano pratici, non sono il mezzo migliore per costruire una vera intimità. Sembra quasi un paradosso, vero? In un mondo in cui siamo più connessi che mai, come può qualcosa di semplice come inviare un messaggio andare così storto? Ecco il segreto: manca il tono. Senza il tuo sorriso, senza la luce nei tuoi occhi o anche solo il gesto della tua mano mentre parli, le parole risultano vuote. Possono essere interpretate in modi completamente diversi rispetto a quello che intendevi. Ora dimmi, quante volte hai inviato un messaggio e ti sei trovata davanti a un silenzio, chiedendoti se lui avesse capito bene? O, peggio ancora, quante volte una semplice frase ha generato un malinteso che è sfuggito al controllo? La vera connessione accade quando riusciamo a vederci, ascoltarci e sentirci. È nel contatto diretto, faccia a faccia o tramite una chiamata vocale, che percepisci davvero l'energia dell'altra persona. Credimi, per quanto la tecnologia possa evolversi, niente può sostituire la potenza di una conversazione in tempo reale, con tutte le sfumature che la presenza fisica o la voce riescono a trasmettere. Quindi, la prossima volta che senti il bisogno di esprimere qualcosa di profondo, chiediti se lo schermo di un cellulare sia davvero il posto migliore per farlo. Perché, in fin dei conti, le connessioni più significative nascono dove la nostra umanità brilla davvero, dal vivo, con tutte le tue espressioni, risate e sguardi. Ti sei mai ritrovata a essere sempre la prima a dire ciao? Quell'impulso, quella voglia di iniziare una conversazione, di rompere il ghiaccio. Ma, col tempo, inizi a notare che, apparentemente, sei sempre tu a fare il primo passo, mentre lui si adagia comodamente. E sai cosa potrebbe succedere? Se sei sempre tu a prendere l'iniziativa, lui potrebbe iniziare a vederti come una costante, come qualcuno che sarà sempre lì, pronta a fare il primo movimento. Ma è davvero questo che desideri? Ora, pensa un attimo, cosa succede quando lui si accorge che sei sempre tu a prendere l'iniziativa? Senza volerlo, potresti trasmettere l'idea di essere sempre disponibile, come se lui non avesse bisogno di fare alcuno sforzo per cercarti. Questo crea una dinamica un po' squilibrata, non trovi? Ecco il trucco: concedere spazio. Lasciare che sia lui, di tanto in tanto, a fare il primo passo. Questo non riguarda solo chi inizia la conversazione, ma il costruire una dinamica in cui entrambi si impegnano allo stesso modo. Lui deve sapere che hai una tua vita, che non stai lì ad aspettare la sua prossima mossa. Creando questo spazio, non solo aiuti a bilanciare la relazione, ma introduci anche un elemento di mistero e desiderio. Inizia a percepire il valore della tua attenzione, e questo rende la conversazione più intrigante e naturale.
La prossima volta che senti quell'irrefrenabile impulso di scrivergli, prova a fare un passo indietro e aspetta. Osserva come reagisce, come si comporta. Potresti rimanere sorpresa da ciò che accade quando gli concedi lo spazio per fare il primo movimento. Chi non ama ridere, giusto? Un buon senso dell'umorismo può essere una delle qualità più attraenti in una conversazione. Ma qui arriva un avvertimento: fare battute in continuazione o terminare ogni messaggio con lol o potrebbe, alla lunga, risultare un po' forzato. Sembra contraddittorio, vero? In fondo, ridere è un modo per connettersi. Ma il punto è che, se usi l'umorismo in modo eccessivo e quasi automatico, rischi di nascondere la tua vera essenza dietro una maschera di battute. Invece di mostrare chi sei veramente, potresti creare un'immagine di te stessa come qualcuno che sente il bisogno di far ridere gli altri continuamente. Questo potrebbe anche funzionare per un po', ma a lungo termine, cosa resta? Se la battuta diventa l'unica forma di comunicazione, perdi l'opportunità di costruire una connessione più profonda e autentica. Ora immagina, e se, invece di cercare di essere spiritosa in ogni messaggio, investissi di più in dialoghi autentici? Conversazioni in cui mostri le tue vere opinioni, condividi i tuoi pensieri senza timore di essere seria ogni tanto. Perché la vera connessione non nasce dallo sforzo di strappare una risata, ma dal creare uno spazio dove entrambi possano esprimersi in modo autentico. La vera magia avviene quando sei sincera con te stessa. E chissà, smettendo di cercare di essere sempre divertente, potresti scoprire conversazioni che, anche senza una battuta, diventano più profonde e coinvolgenti. Inoltre, concentrandoti solo sull'umorismo, potresti trascurare il vero scambio di emozioni. L'umorismo è meraviglioso, ma la connessione emotiva autentica nasce nei momenti in cui ti permetti di essere vulnerabile, di mostrare i tuoi pensieri e sentimenti senza nasconderti dietro risate. A volte, un silenzio confortevole tra due persone che si capiscono vale più di 1000 battute. Se inizi a investire di più nel dialogo genuino e nelle conversazioni autentiche, noterai che il vero umorismo emerge naturalmente anche in quei momenti e, cosa più importante, riuscirai a costruire una connessione che va oltre la risata superficiale, creando una base solida per qualcosa di reale. Chi non ha mai inviato quel messaggio di corsa, senza nemmeno rileggerlo? Magari con una parola sbagliata qua, un'altra là, e la conversazione va avanti. Ma aspetta un momento, hai mai riflettuto sull'impatto di questo gesto? Messaggi pieni di errori ortografici o grammaticali possono trasmettere un'immagine di trascuratezza o addirittura di poca attenzione. Può sembrare una cosa banale, ma è proprio attraverso questi dettagli che si forma la prima impressione che dai di te quando scrivi. Ora, immagina il contrario. Quando ti prendi del tempo per curare ciò che scrivi, rivedi le tue parole e ti assicuri che il messaggio sia chiaro e ben formulato, dimostri rispetto per l'altra persona. Mostri che tieni alla comunicazione e al valore della conversazione con chi stai parlando. Non si tratta di essere perfezionista, ma di prestare attenzione a ciò che trasmetti. Il modo in cui scrivi è anche un riflesso del tuo impegno e della tua dedizione nella relazione. Inoltre, messaggi ben scritti riducono i malintesi e rendono la conversazione più fluida. Quando ti prendi cura dei dettagli, il dialogo diventa più efficace e rispettoso, rafforzando il legame tra voi due. Hai notato come un messaggio ben scritto possa far percepire all'altra persona il tuo sforzo e l'importanza che attribuisci alla conversazione? Prestando attenzione a come ti esprimi, il messaggio risulta più chiaro, più incisivo. Non si tratta solo di evitare errori grammaticali, ma anche di organizzare le idee in modo che l'interlocutore capisca esattamente ciò che vuoi comunicare. La cura nella scrittura dimostra che non stai semplicemente lanciando parole a caso, ma che stai investendo nella relazione e nella comunicazione. Questo crea uno spazio in cui le parole diventano ponti più solidi tra di voi. Può sembrare una piccola cosa, ma la verità è che la comunicazione è la base di ogni connessione autentica. E quando dimostri attenzione al modo in cui scrivi, offri molto più di un semplice messaggio, trasmetti rispetto, considerazione e attenzione. Una scrittura curata non solo facilita lo scambio di idee,
ma aiuta anche a creare un ambiente di fiducia, dove entrambi possono esprimersi con maggiore sicurezza e serenità. Prestando attenzione alla grammatica e all'ortografia, comunichi un'immagine più matura e responsabile. Questo non solo rende più piacevole la conversazione, ma contribuisce a costruire un rapporto più saldo e significativo. Se stai apprezzando questo contenuto e ti ritrovi nelle idee di emozioni e connessioni, non dimenticare di iscriverti al canale. In questo modo, non perderai nessun nuovo video e sarai sempre aggiornato su tutto ciò che stiamo preparando per aiutarti a migliorare le tue relazioni e comprendere meglio le tue connessioni. Clicca sul pulsante iscriviti, attiva la campanella e unisciti a noi in questo viaggio. Cresciamo insieme e impariamo a costruire relazioni più sane e autentiche. A. La tentazione di inviare un secondo messaggio quando il primo rimane senza risposta. Chi non l'ha mai provata? Guardi il telefono, vedi che lui ha letto, ma non ha risposto, e l'ansia inizia a farsi sentire. Che fai? Mandi un altro messaggio per assicurarti che abbia visto il primo? Hai visto il mio messaggio? Oppure ciao, sei occupato? È qualcosa che molte donne fanno, ma, per quanto possa sembrare innocuo, rischia di compromettere il naturale andamento della conversazione. La verità è che l'urgenza di ricevere una risposta immediata può trasmettere un senso di insicurezza o anche una mancanza di pazienza. Quando invii messaggi doppi, potresti forzare una conversazione che non è ancora pronta per svilupparsi. Lui potrebbe essere occupato, distratto o semplicemente non aver trovato il momento giusto per rispondere. Forzare il dialogo può farti apparire ansiosa o persino appiccicosa, influenzando negativamente la dinamica tra voi. Invece, concedi spazio e attendi il suo momento. Rispettare il ritmo naturale della conversazione non solo dimostra sicurezza, ma mantiene l'interazione più equilibrata e meno pressante. Questo crea un contesto in cui la conversazione scorre in modo più naturale, senza che nessuno dei due si senta obbligato a correre o giustificarsi. Lasciare spazio affinché sia lui a iniziare la conversazione è anche un modo per comprendere meglio il reciproco interesse. Se sei sempre tu a prendere l'iniziativa, rischi di creare una dinamica in cui lui si limita a rispondere, senza sentire il bisogno di proporre nuovi argomenti o condividere i suoi pensieri. Permettendogli di prendere l'iniziativa di tanto in tanto, non solo equilibri lo scambio di messaggi, ma gli dai anche l'opportunità di dimostrare il suo interesse in modo più spontaneo e autentico. Questo rafforza la connessione, permettendo a entrambi di contribuire in modo equo allo sviluppo della conversazione e del rapporto. Ammettiamolo, chi non ha mai cercato di risolvere un malinteso o discutere un argomento serio tramite messaggio? Sembra la soluzione più rapida, vero? Ma in realtà, questo può essere uno degli errori più grandi che si possono commettere. Il testo, pur essendo uno strumento pratico e conveniente, è estremamente limitato quando si tratta di trasmettere le sfumature emotive. L'assenza di tono di voce, espressioni facciali e linguaggio del corpo può trasformare una conversazione semplice in un campo minato di fraintendimenti. Una parola scelta male o una virgola nel posto sbagliato può cambiare completamente il significato di una frase e, prima che te ne accorga, ti trovi in un conflitto ancora più grande. Quando si tratta di questioni delicate, come incomprensioni o sentimenti inespressi, è fondamentale scegliere il mezzo giusto per affrontarle. Conversazioni faccia a faccia o chiamate vocali non solo permettono di comunicare in modo più chiaro, ma consentono a entrambi di cogliere il tono dell'altro, adattare il discorso in tempo reale e, soprattutto, evitare che qualcosa venga frainteso. Risolvere i problemi in modo diretto e con la presenza reciproca crea uno spazio di maggiore comprensione e rispetto, offrendo l'opportunità di esprimere i propri sentimenti senza le limitazioni di uno schermo. È così che si costruisce una vera base di fiducia, dove la comunicazione diventa molto più efficace e autentica. La tentazione di inviare una foto intima può sorgere, soprattutto quando la chimica è al massimo e il desiderio di condividere qualcosa di più personale sembra naturale. Ma, diciamocelo chiaramente, può essere una trappola mascherata da impulso. Quando invii una foto intima, stai offrendo qualcosa di molto personale e vulnerabile, qualcosa che può essere facilmente frainteso o persino usato contro di te. Ecco la dura realtà, nella maggior parte dei casi,
ciò che viene inviato tramite messaggio non è più privato, indipendentemente da quanto tu ti fidi della persona. Una foto intima potrebbe, involontariamente, finire nelle mani sbagliate o essere vista da terzi, e questa sensazione di esposizione può essere devastante. Invece di affrettarti a inviare immagini di cui potresti pentirti, perché non riservare questi momenti speciali per quando siete insieme, dal vivo? Quando l'intimità viene di persona, porta con sé non solo il mistero, ma anche il contesto emotivo e fisico che una foto non potrà mai catturare. Inoltre, questo aiuta a mantenere un equilibrio sano nella relazione, in cui il desiderio e l'intimità vengono alimentati dal contatto reale e dalla presenza, e non da qualcosa di digitale che, in un attimo, potrebbe andare perso. Quindi, invece di condividere qualcosa che può essere facilmente diffuso, preserva la tua privacy e concedi all'altro la possibilità di conquistare quei momenti in modo autentico e nel momento giusto. Inviare foto intime potrebbe distogliere l'attenzione da qualcosa di molto più prezioso, la costruzione di una connessione genuina e duratura. Quando l'intimità viene condivisa tramite messaggi, perde l'autenticità e la profondità che può avere nel mondo reale. Conservare questi momenti per gli incontri di persona non solo tutela la tua privacy, ma permette anche alla relazione di crescere in modo più naturale e rispettoso. Inoltre, mantenendo un certo mistero e riservando la tua intimità per momenti a due, crei un'atmosfera di anticipazione e desiderio, in cui il contatto fisico diventa qualcosa di atteso, valorizzato e, soprattutto, rispettato. In una relazione sana, la cosa più importante è la fiducia reciproca e il rispetto dei limiti, e nulla rafforza questo aspetto più del decidere con saggezza cosa condividere e quando. Hai mai pensato che il momento in cui decidi di inviare un messaggio può dire molto su quanto rispetti la routine dell'altra persona? Inviare messaggi a tarda notte, specialmente quando lui ha una vita quotidiana piena di impegni, può essere interpretato come una mancanza di rispetto per il suo tempo di riposo. Sappiamo tutti quanto sia importante una buona notte di sonno per la salute e il benessere, ma il semplice atto di interrompere quel momento può generare una sensazione di disagio e persino di sovraccarico emotivo. Se inizi sempre conversazioni nei momenti meno opportuni, lui potrebbe iniziare a sentirsi sotto pressione o persino infastidito, e questo non è salutare per nessuno dei due. Rispettare il suo tempo di riposo non solo dimostra che ti importa del suo benessere, ma rafforza anche la connessione tra voi, creando un equilibrio sano. Evitando messaggi a tarda notte, gli concedi lo spazio per disconnettersi, ricaricare le energie e, quando sarà il momento giusto, rispondere con più attenzione e disponibilità. Questo atteggiamento dimostra maturità emotiva e rispetto, qualcosa che lo porterà sicuramente ad apprezzare ancora di più la tua presenza e il tempo che trascorrete insieme. Inoltre, non c'è niente di più bello che sapere che un messaggio è stato atteso con desiderio e non inviato frettolosamente, senza considerazione. Ti sei mai accorto che, quando qualcuno inizia una conversazione con una raffica di domande, questa può rapidamente trasformarsi in una sorta di interrogatorio? Può sembrare che, cercando di sapere tutto sull'altra persona, tu stia tentando di colmare una lacuna di interesse, ma in realtà questo approccio rischia di far perdere leggerezza alla conversazione. Le domande, per quanto necessarie, possono creare una dinamica più rigida e, anche se la tua curiosità è sincera, l'altra persona potrebbe sentirsi sotto pressione a rispondere continuamente, senza spazio per esprimersi in modo naturale. Invece, perché non fare una pausa con le domande e iniziare la conversazione in modo più rilassato? Cominciare con un'affermazione o un'osservazione personale, come oggi ho visto qualcosa che mi ha fatto pensare a te o ho appena letto qualcosa di davvero interessante, porta un tono più casuale e aperto. Questo fa sì che la conversazione scorra più naturalmente e dà all'altra persona l'opportunità di coinvolgersi in modo più autentico. Inoltre, crea un ambiente in cui entrambi condividono qualcosa di sé, invece di limitarsi a rispondere. Questo crea una dinamica più equilibrata e meno forzata, rafforzando alla fine la connessione. Quando inizi una conversazione con un'affermazione o un'osservazione personale, stai creando l'opportunità per uno scambio più spontaneo e coinvolgente. Condividendo qualcosa di tuo, crei un'apertura affinché anche l'altra persona si senta a suo agio nel contribuire, costruendo così uno spazio di comunicazione genuina.
Invece di sentirsi interrogato, l'altro si ritrova in un contesto più rilassato, dove entrambi possono esplorare insieme ciò che stanno pensando, vedendo o provando, senza pressioni. Questo porta a conversazioni più ricche e autentiche, in cui entrambi si connettono, e non semplicemente uno domanda e l'altro risponde. Così, la conversazione evolve in modo naturale, senza che l'altro si senta messo alle strette o a disagio, rendendo il momento di interazione più piacevole e leggero. Adesso fermati un momento e pensa, hai mai riflettuto su quanto le tue azioni possano influenzare profondamente le tue relazioni? Come piccoli cambiamenti nel modo in cui comunichi, gestisci i silenzi e le aspettative, possano trasformare completamente la dinamica tra te e l'altro. A volte, è necessario fare un passo indietro, guardare dentro di sé e capire dove puoi crescere per creare relazioni più sane e autentiche. Il cambiamento che desideri nelle tue relazioni spesso inizia da una trasformazione dentro di te. E questo non è un processo istantaneo, ma un viaggio di autodiscovery e crescita personale. Ora vogliamo sentire la tua opinione. Nei commenti, condividi quali atteggiamenti degli uomini nel mandare messaggi ti infastidiscono o ti lasciano senza sapere come reagire. Questo può essere un ottimo punto di partenza per nuove discussioni e riflessioni su come migliorare la comunicazione e la comprensione nelle relazioni. Quali situazioni ti sono capitate? Hai mai vissuto qualcosa che ti ha portato a riflettere su come comunichi? O magari hai una storia che vorresti raccontare? Non dimenticare di iscriverti qui su Emozioni e Connessioni e lasciare il tuo commento, perché la tua voce è fondamentale per far crescere questo canale e aiutare più persone a comprendere le proprie relazioni in modo più profondo e consapevole. Non vediamo l'ora di leggere le tue storie e riflettere insieme su queste sfide. Alla prossima!